Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come, partendo dai semini che ci sono all'interno delle pesche, quindi dagli scarti e praticamente a costo zero, si possono ottenere nel giro di soltanto 7 giorni delle piantine che nasceranno, cresceranno, faranno fiori e frutti ottimi, esattamente come quelli che state guardando. Quindi io vi consiglio di seguire il video, ma soprattutto di fare ciò che vi mostrerò, perché vi assicuro che quando otterrete questi risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un frutto e, considerando che ai fini dell'esperimento la varietà non è importante, potrete scegliere quella che più vi piace. La cosa importante invece è quella di trovare un frutto che sia ben maturo, quasi al limite del marcio, andrebbe addirittura meglio, perché ricordatevi che più un frutto è maturo e più c'è la possibilità di trovarne all'interno dei semi che siano pronti per generare nuove piantine, e questo vale per tutti i frutti. Quindi tra questo che è duro e questo invece che è morbido, io sceglierei proprio lui. Quindi una volta scelto basterà mangiarlo ed estrarne il semino dall'interno, o nell'ipotesi che non lo si voglia mangiare subito, prendere un coltello e semplicemente aprirlo a metà, in questa maniera. E guardate un po', all'interno c'è il nocciolo. E sarà proprio all'interno di questo che, se tutto andrà bene, una volta aperto, si troverà il semino. Se si ha la fortuna, facendo questa operazione, si aprirà il nocciolo da solo, come in questo caso. Eccolo qua. In pratica il nocciolo, tagliandolo, proprio perché era molto maturo, si è aperto senza dover fare fatica e quindi romperlo, e in questa maniera si riuscirà ad estrarne tranquillamente il seme dall'interno. Nell'ipotesi che, aprendo il frutto, non vi troviate in questa situazione ma in quest'altra, e quindi che il nocciolo non si sia aperto, allora sarà necessario romperlo ed estrarne il seme dall'interno. Se non lo farete, la piantina comunque nascerà, germinerà, però ci metterà dei tempi davvero molto lunghi. Estraendolo e quindi facendo poi tutto il procedimento per farlo germinare, mediamente occorrono dalle 2 alle 3 settimane per iniziare ad ottenere i primi risultati. Se invece lo si lascerà integro, ci vorranno davvero molti mesi, si parla addirittura di 6 mesi. Quindi, nell'ipotesi che non si apra da solo, il modo migliore per poterlo fare è quello di batterci sopra con un martello. Però quando lo farete dovrete stare attenti a non battere sulla pancia dello stesso, ma bensì sulla giunzione delle due metà, perché se doveste battere qua ci sarebbe il pericolo concreto che si schiacci poi il semino che c'è all'interno. Invece, se batterete proprio nel punto di giunzione, quel pericolo non ci sarà. Eccolo qua. Questo è il punto corretto dove andare a battere, quindi non la pancia, ma il punto di giunzione. Stando attenti a non rovinarsi le dita, girare anche se è necessario, ed ecco qua. Ed una volta aperto non resterà altro che tirarne fuori dall'interno il seme. In questo caso addirittura i semi sono 2. Direi che è davvero un ottimo risultato. Estratti i semi, procurarsi un contenitore in vetro o in plastica sarà completamente indifferente, purché, se possibile, trasparente, ma tassativamente che si apra e si chiuda ermeticamente. Dopodiché un tovagliolino, non in carta ma in stoffa, e fare questa operazione. Inserire il tovagliolino all'interno, prendere i semi e adagiarli sopra, chiudere e con un vaporizzatore inumidire il tutto. Mi raccomando che non sia zuppo, ma soltanto inumidito. Dopodiché chiudere e posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti. Trascorse più o meno 2 settimane, il consiglio è quello di andare a verificare all'interno come stia procedendo il tutto, quindi aprendo, vedere in che condizioni siano i semi. E in questo caso, su 4 semi, 2 hanno generato delle radici di circa 1,5 cm. Ve li mostro meglio. Questi 2, che hanno già una radice di circa 1,5 cm, volendo si possono già mettere all'interno di un vasetto con del terreno. Per questi altri invece io direi di aspettare che anche loro formino le stesse radici, dopodiché nell'ipotesi spostare anche loro. Nell'ipotesi che invece voi vogliate aspettare che le radici si sviluppino ulteriormente e addirittura facciano un germoglio, allora semplicemente chiudere, richiudere il tutto ermeticamente e aspettare ancora qualche settimana. Lasciandoli altri 15 giorni all'interno del tovagliolino, guardate un po' quale sia stato il risultato. Quindi tutti e 4 i semi hanno generato una piantina e un apparato radicale assolutamente impeccabili. Direi che, arrivati a questo punto, si può, anzi si deve proprio spostare loro all'interno di un vasetto con del terreno. Vi mostro meglio come appaiano, guardate quante radici abbiano fatto. Provo a mostrarvi meglio come si sia sviluppato sia l'apparato radicale, eccolo, come appaia oggi il seme, assolutamente sano e perfetto, privo di funghi, muffe o batteri, e come all'apice le 2 foglioline si stiano formando. Quindi
direi davvero che è arrivato il momento di spostare il tutto all'interno di un vasetto con del terreno. Arrivati a questo punto, procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo più o meno sino a metà o con della torba o con del terriccio universale di buona qualità che sia soffice e drenante, e fare questa operazione. Semplicemente prendere la piantina, andarla a posizionare adagiandola nel vaso in questa maniera, dopodiché prendere un po' di terreno e rinzaffare tutto intorno in modo che poi la stessa venga coperta. Alla fine dell'operazione questo è ciò che dovreste ottenere, o comunque un qualcosa di molto simile, quindi non resta altro che prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente e posizionare poi il vaso in un punto dove prenda luce ma non i raggi del sole diretti, e poi la prossima volta bagnare soltanto quando il terreno si asciugherà. E trascorsi soltanto 2 giorni, riprendendo il tutto, guardate un po' come la piantina si sia ulteriormente sviluppata. Adesso è alta più o meno 4 cm. Trascorse 2 settimane da quando la piantina è spuntata fuori dal terreno, guardate un po' come questa si sia sviluppata, e guardando all'apice si può notare che si sono già formate delle foglioline che hanno assunto il caratteristico aspetto di quando poi la pianta sarà adulta. Infatti sono sottili, allungate e di un verde scuro molto intenso. Quindi direi che almeno sinora davvero tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Arrivati al terzo mese, la pianta è cresciuta ed è diventata circa 10 cm di altezza. Arrivati al quinto mese, così è come appare la pianta, alta più di 30 cm. Devo dire che esteticamente è davvero bellissima. La cosa principale è che sia sana. Quindi, arrivati a questo punto, non resterà altro che aspettare che lei cresca, che diventi più alta di 1 metro e che il diametro del suo tronco principale superi il centimetro, e a quel punto si potrà praticare l'innesto. E solo in questo modo si avrà poi la certezza matematica che lei produca effettivamente fiori e frutti ottimi. Non vi fate spaventare dall'idea di doverla innestare, perché farlo è davvero semplice, e comunque metterò un link nel box informazioni nel quale spiego come si fa. Provo a mostrarvi la pianta come appaia oggi all'apice. Guardate le dimensioni delle foglie come sono diventate molto più grandi rispetto alle prime. In pratica queste sono già quelle di una pianta adulta, quindi davvero non resterà altro che aspettare che la pianta cresca e godersene la bellezza. E col passare del tempo la pianta crescerà sia in altezza che in larghezza e potrebbe raggiungere e superare tranquillamente anche i 4 metri, e quando raggiungerà la sua maturità sessuale inizierà a produrre i primi fiori e i primi frutti. Considerate che una pianta in fiore è davvero stupenda. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Già che ci siete, dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che qualcosa di carino all'interno riuscirete a trovarlo. E già che ci siete, vi chiedo anche un'altra cortesia, come faccio sempre. Se ce la fate, condividete i miei video sui social, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.